Ciao a tutti ragazzi, bentornati su The First Responder. Certo, oggi vorrei parlarvi anche di tutto, vorrei parlarvi di un sacco di cose, del tempo di reazione, del tempo di frenata, dello spazio totale d'arresto, ma è un argomento un po' complesso e preferirei in questo momento concentrarmi solo sulla prima parte, ovvero il tempo di reazione. Per fare questa analisi prenderò spunto da due articoli molto interessanti, uno dell'Istituto Superiore della Sanità, dal titolo Percezione del rischio e il rischio della percezione, mi piace questo gioco di parole. Il secondo documento è preso da Biomeccanica Forense, portale che si occupa dello studio sui meccanismi e lesioni dei traumi da strada, analisi interdisciplinari fatte da ingegneri, medici e specialisti del settore. Ma prima di cominciare, via con la sigla. Ma chi vuole sto Cristiano? Ma vai! Ma vai! Arrieri, ma chi vuoi? Ancora, vai! Ecco, lo sapevo io. Buongiorno signore, baciamo le mani. Sì, non si preoccupi. Ai carabinieri. Signore, un attimo solo signore carabinieri, a dirci 4 cose a sto picciotto. Vede signore, questo video non finirà con una rima, come facciamo solitamente, ma finirà con 9 cose che io c'ho a dire. E per farmi capire meglio, userò pure il linguaggio dei segni. A noi altri, noi, e a mia soprattutto, ci hai, rotto, ci quarti, di che non so come si esprime. Ringrazio dunque il signor Calò, baciamo le mani, per questa gag spiritosa insieme al signor Giacomazzo. So per certo che poi hanno fatto pace in qualche modo. Uè, signor Calò, scusa, né? Salute, per me anche una sausizza. Bravo picciotto, bravo, no bravo connuto. Ora però ritorniamo un attimo all'argomento, quello un pochettino più serio. Entrambi i documenti convengono sul tempo di reazione, spesso come causa determinante nel crash stradale. Ma 3 sono i fattori cardini che vanno presi in considerazione. Ovviamente il tempo di reazione, ovvero il conducente del veicolo percepisce il pericolo e aziona il pedale del freno. Questo è determinato dallo stato psicofisico del conducente. Il tempo di frenata, ovvero dopo aver azionato il pedale del freno, il veicolo arresterà la sua corsa dopo un tot di metri percorsi. Questo è determinato dal veicolo, dalle sue condizioni e dalle condizioni ambientali. Fa differenza guidare all'asciutto piuttosto che con la pioggia, ad esempio. E lo spazio totale di arresto, che quindi sarà determinato dalla somma del tempo di reazione con lo spazio di frenata del veicolo. Il documento dell'Istituto Superiore di Sanità utilizza un acronimo WAV. Analizza uomo, ambiente, veicolo e ha ovviamente la sua logica, perché è proprio di questo che stiamo parlando, di una persona all'interno di un veicolo che si trova di fronte a determinati stimoli esterni ai quali deve reagire. Per quanto riguarda il portale di Biomeccanica Forense, quindi al documento che parla di tempo di reazione e di frenata, cita subito il codice della strada, dove viene stabilito certamente che il veicolo che segue un altro veicolo deve stare a una distanza tale che gli permetta di poter arrestare appunto la sua corsa in caso di necessità. Biomeccanica fa subito riferimento a questo particolare, mettendo in evidenza 2 fattori diversi.
Se il veicolo che ci precede avesse uno spazio di frenata pari al veicolo che segue, cosa diversa invece se il veicolo che ci precede deve effettuare una frenata di emergenza. E proprio utilizzando questo ragionamento, il documento dell'Istituto Superiore di Sanità utilizza un acronimo PERIDEA, dove PERIDEA sta per percezione, riconoscimento, decisione, azione. Caspita, sono 4 sequenze determinanti e in effetti è quello che succede se ci pensate. Abbiamo anche in quella situazione di pericolo pure il tempo di dire una parolaccia, per intenderci. Quindi io percepisco il pericolo, lo riconosco, decido e pongo l'azione in essere per cercare di evitare tutto il problema. Tutto questo comporta un certo lasso di tempo e questo lasso di tempo fa percorrere dei metri al nostro veicolo. E giusto appunto entrambi i portali, pur parlando di chilometri orari, vogliono porre l'attenzione su quelli che sono i metri percorsi al secondo, piuttosto che parlare di solo chilometri orari. Tant'è che l'Istituto Superiore di Sanità addirittura suggerisce all'interno delle vetture di fianco al tachimetro della velocità e del contagiri di mettere anche un tachimetro che possa dirci quanti metri al secondo sto percorrendo. Questo per poter far percepire meglio le possibilità di rischio a cui andiamo incontro a quella determinata velocità. Parliamo quindi di tempi che possiamo misurare in secondi. Ora, a livello scientifico, la media fatta sui tempi di reazione di una persona in buona salute, diciamo, senza problemi del tipo derivanti da abuso di alcol piuttosto che di stupefacenti, piuttosto che anche solo di stanchezza, sono pari a 1 secondo, va da 0,5 a 1,5, quindi parliamo della media, 1 secondo. E dobbiamo tenercelo a mente, perché il nostro veicolo in 1 secondo sta facendo determinate cose e quel secondo ci serve solo per reagire allo stimolo che abbiamo di fronte. E entriamo subito nello specifico con dei dati prettamente tecnici. Parleremo quindi di chilometri orari e di metri al secondo. Io percorro con la mia vettura 50 km orari. Per fare molto semplice il calcolo, il tempo di reazione di 1 secondo equivale a moltiplicare la decina del chilometraggio per 3. Quindi io sto viaggiando a 50 km orari, 5 per 3, 15. 15 sono i metri che il mio veicolo percorre nel momento in cui io ho visto il pericolo e pongo azione sul pedale del freno. Metri, solo perché ho deciso di fare quell'azione. Ora, la stessa cosa potremmo analizzarla con una velocità più alta, benissimo, a 70 km orari, quindi 7 per 3, 21. Sono 21 i metri che io percorro nel momento in cui ho visto il pericolo e aziono il pedale del freno. Ecco dunque, abbiamo una vaga idea della distanza percorsa con il solo tempo di reazione calcolato in 1 secondo in situazione ottimale da parte del conduttore del veicolo. Vogliamo dunque analizzare 100 km orari? 30 metri solo per il tempo di reazione. E se non fosse ancora chiaro, entrerò ancora un po' di più nello specifico. Lo dice lo stesso documento dell'Istituto Superiore di Sanità. Immaginiamo di fare una di quelle prove nelle quali ci viene chiesto di azionare un pulsante nel momento in cui vediamo una luce o sentiamo un suono. Perché dobbiamo fare una prova di riflessi? Caspita, ci accorgiamo dal risultato finale che siamo pronti e operativi, ma solo per quella prova di riflessi, che è molto diverso dalla strada. Ritorniamo sull'acronimo PERIDEA: percezione, riconoscimento, decisione, azione.
Quando facciamo la prova col nostro pulsantino, che sia visivo o che sia uditivo, noi partiamo dalla percezione fino ad arrivare all'azione. Analizziamo solo 2 fattori perché noi siamo lì, sappiamo che deve succedere e siamo pronti per azionare il tasto. Diverso è nella questione della vita di tutti i giorni, dove ci troviamo di fronte a qualunque tipo di insidia a livello stradale. Noi percepiamo, il nostro cervello deve riconoscere l'eventuale pericolo, deve decidere e portare l'azione. È molto diverso, signori, è decisamente molto diverso, e guardate che è il motivo per il quale avvengono gli incidenti stradali, è il motivo per il quale il pedone viene investito. E spesso sottovalutiamo questo discorso e non prendiamo in considerazione tutti i fattori. Ma lo sottovalutiamo di gran lunga quando succede che facciamo determinate sciocchezze. Perché noi siamo fatti così, siamo fatti che pensiamo di avere tutto tra le mani, tutto in nostro potere, di essere capaci in ogni momento, svegli, reattivi. Un secondo è quel tempo di reazione, un secondo nel quale noi guidando facciamo tante cose. Certo, lo so, è difficile rimanere sempre attenti. Non sono perfetto, nessuno di noi lo è. Eppure però, potendoci riflettere in quel secondo dove noi ci siamo volutamente distratti, magari al cellulare, non ci ricordiamo che stiamo togliendo del tempo a qualcuno. Già, perché poi è solo dopo che ci pensiamo. E in quel secondo noi abbiamo ucciso, in quel secondo noi abbiamo tolto il sorriso a una famiglia, in quel secondo noi non abbiamo più dato il compleanno a quella persona. E poi, pensandoci a posteriori, vorremmo tornare indietro e cambiare le cose, ma questa cosa non è possibile. Dobbiamo pensarci prima.